Bentornati cari amici nel mio canale L'Arte del Fatto a Mano. Io sono Rita e oggi continueremo la collezione primavera-estate. Vi proporrò una seconda maglietta che è molto romantica, anche molto particolare, e vi spiegherò, la faremo insieme, vedrete che sarà un procedimento abbastanza semplice. Prima di tutto vorrei spiegarvi la mia collaborazione. Io ho il grandissimo piacere di avere una collaborazione con Fil Lani di Biella, una ditta di filati, un sito online di filati di altissima qualità che vende a dei prezzi concorrenziali, che mi sta dando la possibilità di proporvi dei tutorial di alta qualità anche a livello del materiale usato. Io per questa blusa sto usando il flamenco, questo bellissimo filato che vi ho già presentato in una recensione, infatti ho detto che avrei fatto un tutorial. È un 100% cotone egiziano mercerizzato, colori solidi, quindi penso sia il massimo per quanto riguarda i cotoni, in più essendo italiano è una garanzia. A fine tutorial sotto il box informazioni vi metterò la quantità, perché in questo momento lo sto ancora facendo e non so cosa ne servirà. Poi voi vi regolerete in base alla vostra taglia di prenderne uno o due gomitoli in più. Sto usando questo colore bellissimo che io, infatti la maglia l'ho chiamata panna e fragole, perché proprio, cioè, panna e fragole. È un filato sfumato. Questo qua, per chi fosse interessato, è il 105, il numero di colore, però ci sono anche altre varianti sfumate e poi c'è un'infinità di varianti in tinta unita. E chi volesse realizzare questa maglia in tinta unita c'è da sbarazzarsi, anche perché comunque sarebbe molto bella anche in tinta unita. Poi farò delle finiture con lo stesso filato, però in tinta unita bianco, e anche qui vi metterò alla fine il quantitativo e il link che vi manda direttamente al filato. Sono anche felice di offrirvi l'opportunità di avere uno sconto del 10% sul carrello, sul totale del vostro carrello, inserendo nel codice sconto il mio nome in minuscolo, cioè Rita in minuscolo. Lani di Biella vi farà uno sconto del 10%. Quindi già sui prezzi concorrenziali un ulteriore 10% di sconto penso che sia un bel regalo. Per questo progetto mi serviranno anche due uncinetti. Il 4,5 lo useremo per fare tutta la maglia. Con il 4 andremo a rifinire con il bianco, in modo che la rifinitura diciamo dia un po' più di sostegno alla maglia. E poi mi serviranno i marcapunti, sempre le cose che servono per confezionare la gran parte delle mie maglie, una forbice, un ago da lana. Io non amo particolarmente il top down, quindi spesso i miei lavori saranno cuciti, a parte qualcuno che devo fare, la maggior parte, e il metro da sarta. Allora, questa maglia è formata da inizialmente due pannelli, uno sulla parte dietro della schiena che sarà traforato per dare un effetto anche un po' sexy al nostro lavoro, e un altro pannello che io ho già iniziato, sono in fase di crescita, che sarà fatto in maglia alta, tutto in maglia alta. Dopodiché questi due pennelli verranno cuciti lasciando un margine per lo scalfo, e poi verrà attaccata alla manichina e chiusa la spalla e fate tutte le sue rifiniture. Quindi adesso io vi
darò 2 misure in modo che voi, se avete le misure come il mio, potete seguire perfettamente il tutorial, e altrimenti vi darò anche le indicazioni per praticamente aumentare dei motivi sufficienti per la vostra taglia. Dunque il mio pannello, che questo è quello del dietro traforato, che ho già finito, non è una maglia molto lunga, però si può allungare, si può fare quello che si vuole, se può allargare si può allungare. Mia figlia ama le cose un po' striminzite, bisogna accontentare queste ragazze. Allora, il mio pannello misura, perché non l'ho messo giusto, arriva a misurare, vediamo un po', fino a 40, 41, ed è una taglia 42, e però vedete qui c'è il motivo, questo motivo di questi petali si può, in base alle catenelle che voi montate, le catenelle qua di inizio, queste, si può aumentare o diminuire. Continua a cadermi il metro, lo recupero un'altra volta. Poi io ho fatto un pannello, nel mio caso lungo 46, però fate il calcolo che questa maglietta va a spalle scoperte, quindi non è un 46 sulla spalla, ma è un 46 un po' più giù dalla spalla. Questo io ho iniziato con 60 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, poi ci sono i lati. Allora, a questo punto è un multiplo di 12, quindi se voi dovete allargare o diminuire, aumentate o togliete di 12. Ogni motivo, io naturalmente parlo di un lavoro eseguito con la mia stessa tipologia di filato, che sono comunque un 200, cos'è un 200 circa, no, scusate un attimo, 210 metri ogni 100 grammi di prodotto, ed è lavorabile con un 4, 4,5, dipende dalla mano. Io lo lavorerò con 4,5. Ogni motivo misura da qui a qui circa 8 centimetri, sono 5 per 8, 40, sì, è giusto. Quindi fate il calcolo che per fare una misura superiore, io con appunto 5 motivi ho 40 centimetri, quindi è giusto, è diviso giusto, sono 8 centimetri ogni motivo in più che voi dovete aumentare. Naturalmente fate il conto che 8 davanti e 8 dietro, quindi se voi vi andate a aumentare di un motivo, cioè di 12 maglie, di 12 catenelle d'inizio, la vostra maglia diventerà già 8, 16 centimetri di circonferenza in più, quindi non sarà più 80 ma sarà già 96. Ecco, spero di avervi spiegato bene per la taglia, perché è molto importante per la suddivisione. Allora io adesso, per farvi il campione, vorrei usare una tinta unita, questo è sempre flamenco. Mi sto trovando veramente bene, penso che subito ho pensato fosse un filato un po' spesso, ma mi sto trovando veramente bene, sto valutando l'idea di fare anche altre cose. Questo è un tinta unita color rosa antico, per esempio, e adesso inizieremo il nostro campione con il tinta unita, così vedete meglio la lavorazione, perché sullo sfumato dal vero si vede bene, ma magari su una videocamera si fa fatica. Il mio campione lo farò non di 60 catenelle come invece è il mio pannello, che se volete mantenere la mia misura appunto sono 60 catenelle di inizio davanti e 60 catenelle di inizio del pannello dietro, che sono uguali, perché sono appunto 12 per 5 motivi, che fa 60. Io ve lo farò vedere con un pezzettino più piccolino per farvi vedere il campione. Poi voi mi dovete praticamente, una volta fatta il primo giro di mezze maglie alte sulla catenella d'inizio, verrà ripetuto il motivo, praticamente sono 30 giri più uno del
più 1 questo, che comunque io non lo conto, questo qui della mezza maglia alta. Quindi i giri di motivo traforato sono 30, e facendone 30 terminerete con la parte dei petali. Vedete, questo è la fine. Non terminerete con il giro di catenelle, ma terminerete il 30° giro, è quello dei petali. Quindi adesso quello che io vi faccio vedere lo dovete ripetere per 30 giri. Un'altra cosa, questo punto sono solo 2 giri, ma siccome sono alternati a zigzag i motivi, vi farò vedere, vedete 1, 2, 3, va a zigzag, vi farò vedere 4 giri, cioè 2 che partono con il mezzo motivo e 2 che partono con il motivo intero. Bene, spero di essere stata chiara, buona visione, iniziamo il nostro tutorial. Per fare il campione io ho montato 36 catenelle che sono il multiplo di 3 motivi. Ora faccio altre 2 catenelle, 1, 2, carico il filo, conto 4 maglie alte e 4 catenelle, nella quarta catenella andiamo a fare una mezza maglia alta e facciamo una mezza maglia alta. Allora, la maglia alta è carico il filo, la mezza maglia alta è carico il filo, entro nella catenella e chiudo tutto, non 2 2, ma chiudo tutto. Quindi carico il filo, entro nella catenella e chiudo tutto. Scusate le papere, io sono quella delle papere, non mi piace, cioè qui è tutto, anche se registro è una diretta, non mi fermo a modificare le cose. Scusate se farò delle papere. Quindi carico il filo, vado nella catenella seguente e faccio una mezza maglia alta, chiudo tutto insieme. Mi arrivate fino alla fine della catenella. Ecco, sono alla fine del giro di partenza e mi risultano 36 mezze maglie alte, contando quella sostituita dalla prima di 2 catenelle. Ora giro il lavoro, sto usando il 4,5, ecco qua. Allora, giriamo il lavoro, mi alzo con 3 catenelle, questo è il primo giro del punto traforato, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una catenella, carico il filo, vado nella seconda maglia sottostante e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto 2 maglie di base, 1, 2, nella terza maglia bassa, 1, 2 e 3, carico il filo, no scusate, dobbiamo fare, allora, facciamo una maglia bassa nella terza maglia, quindi saltiamo ancora 2 e nella terza maglia bassa, sono 3 da fare, non 2. Allora, 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora invece andiamo a fare una maglia alta, quindi carico il filo, salto sempre, sono sempre 2 maglie da saltare, nella terza faccio una maglia alta. Ora 2 catenelle, carico il filo, salto 2 maglie di base nella terza maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 3 catenelle, 1,
2 e 3, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto 2 maglie di base nella terza maglia alta, 2 catenelle, carico il filo, salto 2 maglie di base nella terza maglia alta e ricominciamo. Quindi la sequenza è questa: si parte con le due maglie alte, poi ci sono 3 archetti di 3 catenelle divisi da una maglia bassa e poi ci sono un archetto di 2 catenelle formate da 2 maglie alte e poi si riparte con gli archi da 3 catenelle, sempre però saltando 2 maglie di base. Quindi mi finite tutta la riga in giro in questo modo, poi gireremo il lavoro. Ho fatto le ultime 3 catenelle, carico il filo e il giro lo finiamo con saltando 2 maglie di base e nella terza e nella quarta facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nella prima catenella delle 3 che avevo usato per girare. Allora, giriamo il lavoro, secondo giro del punto traforato. Mi alzo con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, saltiamo il primo arco, qui ci sono i 3 archi di 3 catenelle, andiamo in quello centrale, quindi nel secondo, abbiamo 3 catenelle, in ogni di questa catenella andiamo a lavorare un petalo, quindi entriamo nella prima catenella, il petalo ecco fatto così, chiudo 1, carico il filo, rientro nella prima catenella, chiudo 2, carico il filo, rientro nella prima catenella, chiudo 3, chiudo tutto. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo, entro nella seconda delle 3 catenelle, esco, chiudo 1. Carico il filo, rientro, esco, chiudo 2. Carico il filo, entro, riesco, chiudo 3 e chiudo tutto. Secondo petalo. 2 catenelle di separazione, terzo petalo nella terza catenella, carico il filo, entro nella terza catenella, esco, scusate, riproviamo, entro nella terza catenella, esco, chiudo 1. Carico il filo, entro nella terza catenella, esco, chiudo 2, carico il filo, entro nella terza catenella, esco e chiudo 3 e chiudo tutto. Questo è il lavoro che serve per fare quel bel mezzo fiore di cui è composto il pannello che va a ricoprire la schiena. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto un arco, vado in mezzo all'archetto di 2 catenelle, quelle dove abbiamo fatto la maglia alta, e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carico il filo, vado direttamente, salto un arco e vado direttamente nell'arco centrale dei 3 archi di 3 catenelle e faccio lo stesso lavoro di prima. Quindi entro nella prima e chiudo 1, entro nella prima e chiudo 2, carico il filo, entro nella prima e chiudo 3 e chiudo tutto. Quindi andiamo a ripetere il motivo che abbiamo fatto
precedentemente, e poi rifarò ancora le 3 catenelle, una maglia bassa in mezzo alle 2 maglie alte sottostanti, 3 catenelle, ripeterò fino alla fine del giro e poi vi faccio vedere come chiudere il giro. Siamo alla fine del secondo giro del motivo. Ho fatto le ultime 3 catenelle, ora vado a chiudermi con una maglia bassa sulla prima maglia alta del giro precedente. Giriamo il lavoro. Mi alzo con 4 catenelle. Questo è il terzo giro del motivo, perché appunto adesso andiamo a fare il motivo partendo con un mezzo all'inizio. Adesso comunque ci alziamo con 3 catenelle, 4 catenelle, 4, 2, 3 e 4 catenelle. Andiamo a fare una maglia bassa direttamente nell'arco subito seguente, prima dei petali. Ora 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado a fare una maglia alta tra un petalo e l'altro dove ci sono le 2 catenelle. 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a fare la seconda maglia alta tra il secondo e il terzo fiore, petalo, qui dove ci sono le 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado a fare una maglia bassa nel primo arco dopo il fiore. 3 catenelle, 1, 2, 3. Seconda maglia bassa nell'arco successivo. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carico il filo, vado a fare una maglia alta nel primo spazio di 2 catenelle sottostanti tra un petalo e l'altro. 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, seconda maglia alta nel secondo spazio sottostante tra il secondo e il terzo petalo sottostante. Praticamente stiamo ripetendo il primo giro del motivo. Mentre il primo giro lo abbiamo inserito nelle mezze maglie alte, ora lo stiamo inserendo sul motivo traforato direttamente, cioè è la partenza originale che dovete ripetere, è questa, perché la prima era solo per inserirla, per iniziare il lavoro, inserirla sul primo giro. Quindi andate avanti così fino alla fine del giro, vi faccio vedere come si termina poi il giro, il terzo. Sono alla fine del terzo giro del motivo. Ho fatto 3 catenelle, le ultime 3, entro nell'ultimo arco dopo il fiore e faccio una maglia bassa. Ora faccio 2 catenelle. Carico il filo, vado a fare una maglia alta sulla prima catenella del giro precedente. Ecco qua. Giriamo il nostro lavoro. Quarto giro. Ora partiamo con il mezzo motivo. Mi alzo con 3 catenelle, 2 e 3. Carico il filo, entro nella stessa maglia, faccio una maglia alta e chiudo. 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella prima delle 2 catenelle che abbiamo fatto prima, quando abbiamo terminato il giro precedente, e chiudo 1. Andiamo a fare un petalo qui. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base e chiudo il secondo. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base, chiudo 1 e chiudo tutte.
Praticamente siamo andati a creare un fiore mezzo, che sarebbe la metà di questo motivo qua. 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora andiamo a fare una maglia bassa tra una maglia alta e l'altra sottostante, dove c'è l'archetto di 2 catenelle. Che è quello che corrisponde al petalo centrale. 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso andiamo a fare il fiore qui, nel secondo dei 3 archetti di 3 catenelle sottostanti, quindi carico il filo, entro nella prima catenella delle 3 e faccio un mezzo punto alto, ricarico il filo, rientro nella stessa catenella, chiudo 1, carico, rientro nella stessa catenella, chiudo 3 e chiudo tutto. 2 catenelle, cioè stiamo ripetendo praticamente lo stesso motivo sottostante, ma in modo a zigzag. Carico il filo, rientro nella seconda catenella delle 3 ed esco con un gettato, ed esco solamente con un'asola. Carico il filo, rientro nella seconda catenella, faccio 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base che formano questo petalo. 2 catenelle di separazione, 2. Carico il filo, entro nella terza e qui faccio le altre 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. 2 e 3 e 3 e chiudo insieme. Tre catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado a fare la maglia bassa tra le 2 maglie alte sottostanti nell'archetto di 2 catenelle. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carico il filo e vado a rifare il mio fiore sull'archetto centrale. Ecco, andate avanti così per tutto il giro, ci ritroviamo per vedere come chiudere questo quarto ed ultimo giro del motivo. Sono alla fine del quarto giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, ora vado a fare il mezzo motivo nell'ultimo archettino che troviamo. Quindi carichiamo il filo, andiamo a fare nella prima catenella di questo arco il petalo intero, quindi le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. 1, 2, 3, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione e un mezzo petalo sulla catenella seguente. Carico il filo, chiudo una volta, carico il filo, entro nella stessa catenella di base, chiudo 2 volte, chiudo tutto. Ed è finito anche il quarto giro. Vedete com'è bello anche in tinta unita? Veramente molto fine anche in tinta unita. Molto morbido questo cotone. Ecco, questo è il motivo che dovete ripetere alternando un inizio con il mezzo fiore e un inizio senza mezzo fiore. Sono 4 giri che si devono ripetere fino ad arrivare a 30 giri. Non contare però questa, non c'è da contare il primo sarebbe il 31, questo giro di base di mezze maglie alte sarebbe il 31, quindi 30 giri solo di punto traforato. Il 30° giro di questo punto traforato tagliate il filo e vi fermate. Adesso per ripartire girate il lavoro e ripartite come abbiamo fatto il primo, con le due maglie
alte divise da una catenella. Ecco, adesso vi faccio vedere anche a fare il pannello, quello tutto a maglia rasata. Allora, per il pannello che andrà sul davanti, che sarà tutto di maglia alta, è semplicissimo. Quindi si inizia con la catenella con i multipli di punti che ci servono. Io ho mantenuto la mia di 36 per farvi vedere il campione. Nel caso che voleste fare uguale al mio tutorial, che avete la taglia che va bene con questo tutorial, sono 60, quindi 60 davanti, 60 dietro di catenelle. E mi fate anche qui il primo giro, è inutile che ve lo faccio vedere, uguale all'altro pannello, di mezze maglie alte, una su ogni catenella, quindi 36 catenelle, 36 mezze maglie alte. È semplicissimo. Vedete, questo è il pannello che io ho appena iniziato e sto andando in giri di andata e ritorno con le maglie alte, cioè mantenendo le 60 maglie alte e su ogni giro, una su ogni maglia alta sottostante, quindi è facilissimo. Allora qui quindi conterò, adesso quando avrò finito, conterò un primo giro che è questo di mezze maglie alte, più 30 giri di andata e ritorno di maglie alta, che equivalgono ai 30 giri del motivo traforato. Quindi è semplicissimo, e quando avete fatto questo pannello qui, anche qui tagliate il filo e poi vi farò vedere a proseguire. Quindi adesso io ho fatto le mie mezze maglie alte e mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, non entrate subito nella prima, entrate nella seconda, perché la prima è sostituita dalle catenelle, e andate avanti facendo le maglie alte in giro di andata e ritorno per 30 giri, più una di partenza, che è questa qui, 31 in totale. Quando siete alla fine girate il lavoro e riprendete con la prima sostituita dalle 3 catenelle e vi fate questo pannello semplicissimo. Ok ragazze, spero di essere stata chiara, ci vediamo fra un po' per proseguire con la lavorazione. Allora ragazze, io ho già fatto i 2 pannelli, li ho cuciti lateralmente e un pezzettino sulla spalla e ho già creato la manica, in modo che ora vi spiego a confezionare l'altra manica correttamente. Ho messo dei marcapunti sulla parte laterale del maglione, sia davanti che dietro, in corrispondenza tra il 18° e il 19° giro sul dietro e uguale tra il 18° e il 19° giro sul davanti. E questo sarà il nostro fianco da cucire. Io in altri video vi ho già insegnato come fare la cucitura in modo che venga esteticamente a posto, perfetta, e altri marcapunti le ho messi sul pezzettino di spalla che dobbiamo cucire. Sul davanti l'ho messo tra la 7ª e l'8ª maglia alta. Sulla parte dietro il marcatore l'ho messo alla fine, andando da destra verso sinistra alla fine del primo ventaglio. Questi sono i 2 punti che dovete cucire. Poi andremo avanti e cominceremo con la manichina, che è una manichina a sbuffo un po' lunga, non è proprio corta, arriva circa al gomito, e finiremo con questo delizioso motivo che poi andrà anche ripetuto sullo scollo, che è uno scollo che scende dalle spalle, e andremo a ripeterlo
sul fondo della manica, sul fondo, scusate, della maglia. Naturalmente dovete mettere il lavoro sul rovescio. Come rovescio io ho tenuto il rovescio del punto ventaglio. Questo punto ventaglio, questo punto con questi fiori, questi petali che formano un ventaglio, ce l'ho dalla parte rovescia, sul rovescio, e mi sono già attaccata qui col fondo, col primo punto, con un nodino. Ho accostato bene le due parti qui dove c'è il marcapunti, qui c'è il marcapunti, lo accostate bene e pian piano salirò con la cucitura come comunque dai, vi faccio vedere un po'. Si prendono le parti praticamente esterne, l'ultima catenella che trovate esterna, e si cuce tirando non troppo il filo ma neanche poco, in modo che risulti senza difetti. Si vanno a cucire le parti appunto prendendo le catenelle esterne, e sul davanti risultano appunto, come vedere, le catenelle accostate, ma non si vede il filo di cucitura. In questo modo mi cucirete anche il pezzettino di spalla. Ci troviamo qui per continuare con la manica. Volevo anche dirvi che io sono autodidatta, non ho attrezzature particolari, la mia attrezzatura è la mia passione, la mia creatività, e sto registrando con un semplice cellulare, quindi se vedete delle cose che non sono perfette, portate pazienza, sopportatemi e sopportate anche le mie papere, perché appunto essendo anche io non cancello mai, molto difficilmente cancello quello che registro, quindi è come se fossi in diretta, quindi scusatemi per le papere. Ecco lo scalfo manica dopo che ho cucito le cuciture del fianco e della spalla. Erano, se vi ricordate, erano 30 giri dei pannelli, dei due pannelli. Sono andata a cucire io 18 giri sul fianco, quindi qua mi rimangono 12 giri per parte, 12 davanti e 12 dietro dello scalfo, che fa 24. Quindi andremo a montare su ogni giro 3 maglie alte, che per 24 fa 72. Il nostro motivo, quello che abbiamo fatto sulla schiena, è un multiplo di 12, quindi con 72 maglie si andranno a montare sulla manica 6 motivi di punto traforato. Partiremo dalla parte della schiena, del dietro. Ho fatto il mio nodo d'inizio sull'uncinetto, entro in un arco che corrisponde ad un giro, chiudo con una maglia bassa, mi alzo con una catenella. Questo sostituisce la prima mezza maglia alta, perché il primo giro sarà di mezze maglie alte. Quindi carico il filo nello stesso arco che equivale a un giro, vado a fare una mezza maglia alta. Guarda, ecco, e poi vado a fare la terza, perché sarebbe la seconda, ma la prima era sostituita dalla catenella e dalla maglia bassa. Carico il filo, da qui passo su questo mezzo motivo che equivale a un giro. Carico il filo e in questo mezzo motivo faccio le 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Carico il filo, entro in questo foro che è un altro giro, carico il filo e vado a fare in questo foro
3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Carico il filo, altro giro, entro e faccio 3 mezze maglie alte. Qui siamo ancora di nuovo al mezzo motivo, quindi le cose si ripetono. Entro nel mezzo motivo e faccio 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Qui c'è un altro archetto. Mi raccomando che dovete mantenere i 12 giri del dietro e i 12 giri del davanti, quindi entro nell'archetto e faccio le 3 mezze maglie alte. Faccio vedere meglio gli spazi dove dovete entrare. Partendo dalla spalla ci sono 2 spazi, 1 e 2, 3 dove c'è il mezzo motivo, 4, ma anche questo che sembrerebbe che non c'è uno spazio qua vicino, però c'è da entrare anche in questo foro grande, perché questo foro grande è un giro. Adesso io sono già sotto l'ascella. Nella cucitura non andrò a fare nessuna maglia, passo direttamente sul primo giro di maglia alta della parte davanti. Quindi carico il filo, entro e faccio 3 mezze maglie alte e le andrò a fare in ogni giro. Qui sul davanti è più facile perché è maglia rasata e maglia alta e si nota di più. Sul dietro c'è da fare un po' più di attenzione dove c'è il punto traforato, per non dimmi. Comunque vi regolate, sappiate che sono 13 fori da trovare sul dietro e beh, davanti 12 fuori sul dietro e 12 fuori sul davanti, totale 24 per 3,72 diviso i 12 per ogni motivo fa 6 motivi, quindi 12 fuori dietro e 12 fuori davanti, dove verrà inserito in ogni foro 3 mezze maglie alte. Nelle cuciture niente, si sorpassano senza lavorarle. Spero di essere stata chiara. Adesso io arriverò alla cucitura, poi vediamo se abbiamo fatto correttamente, non aver saltato qualcosa, perché poi se no i motivi della manica non vengono corretti. 3, altre 3, questo foro, ecco i 12 inserimenti di 3 mezze maglie alte sul davanti. Ora sono sulla cucitura della spalla, la sorpasso e vado in questo foro. Qui c'è la cucitura, vado in questo foro, carico il filo e entro nel primo foro della schiena. 1, 2 e 3. Qui c'è un altro giro, quindi entriamo anche qui, facciamo 3 mezze maglie alte, 3 nel mezzo motivo, 1,
2 e 3, qui c'è un altro giro, c'è un arco più piccolo, 3 maglie, mezze maglie alte anche qui, 1, 2 e 3, e le ultime 3 le dobbiamo fare in questo arco grande. Mi raccomando, non dimenticatevi l'arco grande, che non sembra un giro, ma invece questo è un giro, che c'è una maglia bassa e non sembra, si rischia di non lavorarlo, non si fa attenzione. Ecco qua, chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa nella prima maglia del giro. Io vi consiglio di contare, prima di iniziare a inserire il motivo traforato, vi consiglio di contare le maglie se sono 72. E eventualmente ci fosse un giro più largo, dovete aumentare di 12, perché dovete caricare un motivo in più, quindi dovete distribuire le vostre mezze maglie alte con il criterio di 12 in più e 3 ogni foro. Ora dobbiamo iniziare il motivo traforato. Mentre prima abbiamo lavorato sulla schiena il motivo in giri di andata e ritorno, ora c'è da lavorarlo in tondo, quindi diciamo che il meccanismo un pochettino cambia. Allora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, nella terza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, nella terza vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1, 2, carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza maglia alta, e il giro, il primo giro d'inizio, come abbiamo iniziato il fondo della maglietta. Ora arrivate fino a qui, poi vi dico come chiudere a fine giro. Sono alla fine del primo giro traforato della manica, faccio le ultime 3 catenelle e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, 1, 2 e 3. Mi sposto con una catenella, con una mezza maglia bassa sulla prima catenella dell'arco, entro nell'arco e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto il primo arco, vado nell'arco centrale di 3, 1, 2, 3 archi di 3 catenelle, vado a fare i nostri petali, quindi carico il filo, entro nella prima catenella dell'arco centrale di 3 e faccio praticamente un petalo formato da 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, quindi 1, 2 e 3, è il punto della schiena della maglietta. Chiudo insieme, 2 catenelle, carico il filo, entro nella seconda catenella, chiudo 1, carico il filo, chiudo 2, carico il filo, chiudo 3, chiudo tutto, 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, entro nella terza catenella dell'arco, chiudo 1,
carico di nuovo, chiudo 2, carico di nuovo, chiudo 3 e chiudo tutto. Tre catenelle di separazione, 1, 2, 3, maglia bassa nell'arco di 2 catenelle che ci sono tra le due maglie alte. Ripeto, 3 catenelle e vado avanti. È il giro della maglia, il giro della schiena, però quella cosa che cambia lavorando in tondo è praticamente la chiusura, perché per spostarci con il petalo, che non è sempre uno sopra l'altro ma è a zigzag, c'è da chiudere diversamente. Arriviamo, fate questo giro, ci ritroviamo qui all'inizio del giro. Siamo alla fine del secondo giro traforato sulla manica. Faccio una catenella, carico il filo, entro nella prima maglia bassa del giro e chiudo tutto. E si è creato un mezzo arco, cioè siamo a metà dell'arco. Rientro nell'arco e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Entro nell'arco successivo e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Stiamo ripetendo il motivo della schiena della maglia. Carico il filo, entro nell'arco di 2 catenelle dove ho i petali e faccio una maglia alta. 2 catenelle, altra maglia alta e lo spazio seguente tra i 2 petali. È la stessa cosa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Maglia bassa nell'arco successivo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Maglia bassa nell'arco successivo. 1, 2 e 3. Carico il filo, maglia alta tra uno spazio tra uno petalo e l'altro. 2 catenelle, 1, 2. Carico il filo, maglia alta nel secondo spazio. Continuate così fino alla fine del giro. Ci ritroviamo per vedere la chiusura. Siamo alla fine del 1, 2, terzo giro di motivo sulla manica. Ho fatto le ultime 3 catenelle, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa sulla maglia bassa di inizio giro. Questo è l'arco di 3 catenelle centrale dove andrà adesso costruito a zigzag il motivo a petali, quindi entro nell'arco con una maglia bassa, mi alzo con una catenella, carico il filo, in questo caso rientro nell'arco altre 2 volte, chiudo 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella seconda catenella dell'arco e faccio lo stesso lavoro. Stiamo ripetendo il motivo, siamo già arrivati a ripetere il motivo a petali. 2 catenelle, carico il filo, entro nella terza, non so perché si è girata, insomma, sto petalo, ecco qua, ecco qua. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, maglia bassa tra le 2 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi nell'arco di 2 catenelle maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo. Nell'arco centrale di 3 catenelle andiamo a fare i nostri petali, carico il filo,
entro nella prima catenella, insomma così via, ecco, si ripete il motivo. Ci vediamo alla fine del giro per chiudere. Sto chiudendo il quarto giro del punto traforato. Ho fatto le ultime 3 catenelle, mi chiudo sul primo petalo con una mezza maglia bassa. Ora mi sposto all'interno del primo arco di 2 catenelle con una mezza maglia bassa. 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta più 2 catenelle di separazione. Carico il filo, vado nell'altro arco di 2 catenelle, faccio una maglia alta. Praticamente sto riniziando i 4 giri che mi servono per fare il motivo a zig-zag. Quindi da qui faccio 3 catenelle, vado nel primo arco che incontro e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, secondo arco che incontro maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, maglia alta nel primo spazio tra un petalo e l'altro, 2 catenelle, seconda maglia alta nel secondo spazio tra un petalo e l'altro. Allora, il punto traforato sulla manica va ripetuto per 16 giri, non contando le mezze maglie alte che abbiamo fatto, il primo giro di mezze maglie alte, contando proprio dal primo giro del motivo, che è questo di catenelle. Dovete fare 16 giri di questo punto. Al 16° giro, se avete fatto tutto correttamente, finirete con il giro di petali, non con il giro di catenelle. Questo è il giro di catenelle, questo che stiamo facendo adesso. Finirete con il 16° giro della manica sarà fatto dai petali. Ci vediamo alla fine dei 16 giri che vi farò vedere a fare questo delizioso bordino, e poi insomma siamo quasi agli sgoccioli della manica, della maglia. Ci vediamo dopo. Ecco ragazze, ho finito la manica di 16 giri, gli diamo una misuratina, mi misura 26-27 centimetri. Ora andremo a fare i bordini di rifinitura su tutta la maglia. Prendiamo quindi l'uncinetto inferiore del numero 4 e il filo di colore bianco e cominciamo a stringere il polsino facendo un bel bordo. Prendiamo in un punto qualsiasi la maglia, entriamo in uno degli archetti di 2 catenelle tra un petalo e l'altro. Io qua ho fatto il nodo d'inizio, esco, faccio una maglia bassa e faccio 2 catenelle. In totale mi sostituisce questo lavoro una maglia alta. Carico il filo, nello stesso arco vado a fare una maglia alta, carico il filo, entro nell'altro arco, faccio 2 maglie alte, 1 e 2. Stringete magari un pochettino il filo perché il polsino deve rimanere un po' sostenuto. Cercate di stringere un po' se avete specialmente una mano un po' morbida. Negli 2 archi grandi successivi faremo una maglia alta, quindi una qui, carico il filo, un'altra nell'altro arco grande, di nuovo carico il filo, sono sul fiore, 2 maglie alte nel primo arco tra un petalo e l'altro, 1 e 2, carico il filo, altro gruppo di 2 maglie alte sull'arco, dentro l'altro arco tra un petalo e l'altro,
carico il filo, una maglia alta nell'arco grande successivo, scusate la papera, carico il filo, una maglia alta nell'arco grande successivo, di nuovo carico il filo, entro nell'arco piccolo tra un petalo e l'altro del fiore e faccio 2 maglie alte nello stesso arco. Carico il filo, secondo gruppetto di 2 maglie alte nell'arco successivo tra un petalo e l'altro. Ecco, questa è la sequenza che dovete fare per stringere il polso, quindi me la finite e mi arrivate a chiudere il giro con una mezza maglia bassa qui nella catenella che sostituiva la prima maglia. Sono arrivata alla fine del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa sulla prima maglia del giro. Ora andiamo a fare il secondo giro di bordino, sono 3 giri complessivi, è semplicissimo, ci alziamo con 2 catenelle, andiamo a fare su ogni maglia sottostante una maglia bassa, quindi entrando in ogni maglia lavorata sottostante andiamo a fare maglia bassa su maglia alta, maglia bassa su maglia alta. Questo è il secondo giro, ci troviamo alla fine del giro per chiuderlo. E volevo dirvi che questa maglia è molto carina, anche lavorata con una manica lunga. Questa è una manica, diciamo, quasi a 3/4, arriva al gomito, però è possibile, in base ai numeri di giri di punto traforato lavorati, farla più corta, proprio a manichina corta, oppure anche farla lunga. Poi risulta bella anche fatta in tinta unita, tutta sullo stesso colore. Io sono stata innamorata di questo colore, questo marmorizzato color fragola panna, e l'ho realizzata con questo cotone. Mi chiudo il giro con una mezza maglia bassa nella seconda catenella che sostituiva la prima maglia alta. Ora iniziamo a fare l'ultimo giro, che è formato da maglie basse e da pippiolini. Quindi rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Queste sono le catenelle che servono per fare il pippiolino. Rientro nella prima catenella e chiudo con una maglia bassa, una catenella di separazione, salto una maglia di base, nella seguente maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nella prima lavorata e faccio una maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base, nella seguente maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nella prima lavorata e faccio una maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base, nella seguente maglia bassa. Questo è l'effetto del bordino. Lavorate questo motivo fino alla fine del giro. Ho fatto l'ultimo pippiolino, faccio la catenella e mi chiudo nella maglia bassa di inizio giro con una mezza maglia bassa. Taglio il filo, lo fermiamo. Poi andremo a tagliare tutte le code. Adesso cominciamo a fare il bordo dello scollo.
Ecco, questo è il bordo della manica. Andiamo a fare il nostro scollo. Allora, lo scollo cosa abbiamo? Abbiamo una parte in maglia rasata e una parte dietro che è traforata. Quindi partiamo, ci sono due inserimenti diversi del nostro punto, della nostra maglia alta d'inizio. Iniziamo partendo da la prima maglia alta dopo la cucitura della spalla. Quindi usciamo, facciamo una maglia bassa e facciamo 2 catenelle. Questo sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, la parte davanti dove c'è tutta maglia alta va fatta solamente maglia alta col bianco su maglia alta sullo sfumato, quindi una ogni maglia. Questo è semplicissimo, mi raccomando tenete un po' il filo tirato, perché essendo un collo che scende, uno scollo che scende sulle spalle, se è troppo largo poi non vi sta, cade. E anche qui, prima di fare questo bordo, date una provata e vedete se il bordo poi montato sullo scollo può essere di una larghezza che poi finito non scende dalle spalle. Eventualmente fosse largo, si può nel giro di queste maglie, nel primo giro di maglie alte, si può fare delle riduzioni. Come? Chiudendo, adesso vi faccio vedere, ma io non lo sto, dopo non lo faccio, chiudendo 2 maglie insieme ogni tanto, quindi una, farei così, carico il filo, entro nell'altra, chiuderei uno e poi chiudo tutto. Poi quando vado a fare il secondo giro di maglie basse si stringe. Adesso io penso che il mio scollo sia giusto, quindi non vado a fare queste diminuzioni. Quindi faccio una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Fermatevi alla maglia prima della spalla che vi faccio vedere. Sono sulla spalla, carico il filo, faccio l'ultima maglia prima della cucitura, carico il filo, entro nella cucitura, ci vuole un po' di pazienza, e faccio una maglia alta. Entro sul petalo del motivo che abbiamo cucito e poi parto nel punto traforato e faccio 3 maglie alte nell'arco grande, il primo che mi trovo, 1 2 3, e 3 maglie alte nel secondo arco grande seguente. 1 2 e 3. Sono sul fiore, faccio una maglia alta sul primo petalo, 2 maglie alte dentro il primo spazio di 2 catenelle, una maglia alta sul secondo petalo, 2 maglie alte dentro l'archetto di 2 catenelle nel secondo spazio, una maglia alta sul petalo, sul terzo petalo. Riprendiamo nell'arco grande, 3 maglie alte, 1
2 e 3. Arco grande seguente, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Siamo sul fiore, una maglia alta sul primo petalo, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sul secondo petalo, 2 maglie alte nell'arco seguente di 2 catenelle, una maglia alta nel terzo petalo, sul terzo petalo, scusate. Ecco, riprendiamo. Beh, andiamo avanti, siamo già quasi sulla spalla, quindi proseguiamo insieme. Quindi faccio 3 maglie alte nell'arco grande seguente, 1, 2, 3, 3 maglie alte nell'arco grande seguente, 1, 2 e 3. Siamo sulla seconda spalla, una maglia alta su qua dove c'è, anche se è stato cucito sul fiore, facciamo meglio, ecco, così, e una maglia alta la andiamo a fare sulla cucitura. Siamo arrivati alla fine del giro, chiudiamo nella catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Ecco, questo è il primo giro del bordo dello scollo. Quindi il secondo giro sarà uguale. Una volta che voi avete distribuito le maglie alte, il secondo e il terzo giro sarà uguale al polsino. Quindi faremo un giro di maglie basse, un secondo giro di maglie basse, quindi mi alzo con 2 catenelle e in ogni maglia alta sottostante che trovo vado a fare una maglia bassa. Vedete? E finite il giro in questo modo, ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del secondo giro di maglie basse, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella prima del giro e ora facciamo il terzo ed ultimo giro del bordo dello scollo con i pipiolini. Rientro nella maglia, faccio una maglia bassa e si parte 1, 2, 3, entro nella prima catenella, maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base nella seguente, 1, 2, maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nella prima maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base nella successiva maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima, chiudo maglia bassa, una catenella, salto una maglia di base nella seguente maglia bassa. Continuate fino alla fine del giro come avete fatto nel polsino. Adesso vi spiego l'ultima cosa. Qui sul davanti di questa maglia abbiamo inserito
il bordino maglia alta su maglia alta. Per fare il fondo della maglia dovete prendere la maglia, girarla dove vi trovate. Io vedete l'ho già fatto, la catenella d'inizio dovete agganciarvi, quindi facendo una maglia alta su ogni catenella. Vedete, queste sono le catenelle d'inizio, questi buchini che vedete sono le catenelle d'inizio, questi qua rossi, e quindi in ogni catenella d'inizio erano 60 davanti, 60 dietro, 120 catenelle totali. Dovete andare a fare 120 maglie alte d'inizio, inserendo queste 120 maglie alte. Poi farete il giro di maglie basse e il giro di pipiolini. Ecco ragazze, la maglia panna e fragole è finita e io spero che anche questo progettino vi sia piaciuto. Quando andremo ad indossare questa maglia lo scollo scenderà dalle spalle, avrà un altro effetto, vedete le rifiniture. Davanti è stata lavorata con questo filato che ha dato questo effetto nella lavorazione automaticamente, mentre sulla parte dietro c'è questa lavorazione traforata che dà la trasparenza alla vostra schiena, e vedete che qua come cambia il filato sfumato in base al punto che viene lavorato. Questa è la parte di dietro che è tutta traforata, risulta tutta traforata. Io spero che anche questo progetto sia stato chiaro, in modo che voi potete eseguirlo senza difficoltà. Se vi è piaciuto il mio canale e i miei tutorial, se volete potete iscrivervi, io crescerò col canale, solo crescendo posso continuare e proporvi i miei lavori. Sono mie creazioni, non sono copiati, e vi do un grande abbraccio come sempre, alla prossima, ciao care amiche.